Oggi vediamo le cartelle di Linux. In questo caso abbiamo il nostro Ubuntu, che ho già io aperto qui la cartella, ma lo faccio insieme a voi un'altra volta. Qui la Home, che al momento non ne parlerò fra qualche istante. Clicco qui su Other Locations e qui ho il computer. Notare questo piccolo slash. Da questo piccolo slash inizia tutto. Apro computer e qui ho delle cartelle. Ma un attimo, se io guardo bene, non ho l'unità C come dentro Windows. Per esempio, se io apro la cartella di Windows, in questo caso del mio computer, ho il disco C e ho il disco D. Chiaramente io clicco su C e ho i file, clicco su D e ho altri file e così via. Posso avere l'unità E, F, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, guardiamo un attimo da questo punto di partenza le differenze. In Windows la struttura delle unità utilizza un sistema di unità denominate lettere dell'unità, ad esempio C, D, E, eccetera. Ogni unità letterale rappresenta un dispositivo di archiviazione separato con un disco rigido, una partizione e un dispositivo di accesso esterno, con un dispositivo di archiviazione esterno. Radice di sistema. In Windows il sistema operativo è solitamente installato sull'unità C, come sappiamo tutti, che viene considerata la radice di sistema. Questo è il punto di partenza per l'organizzazione del file di sistema di Windows. In Linux, invece, utilizza un approccio gerarchico alla gestione dei file e delle directory. Non utilizza le lettere di unità come Windows, invece tutto il sistema di file è organizzato in una singola struttura a directory a partire dalla directory della radice, che è indicata, come ti ho fatto vedere poc'anzi, dal simbolo dello slash. Poi da lì ci si espande nelle varie directory, per esempio slash home, vedi qui, oppure slash media, eccetera. Ora, in Linux le diverse partizioni o dispositivi di archiviazione possono essere montati in diverse directory all'interno della struttura della directory. Questo significa che puoi avere una partizione separata per, ad esempio, slash home, che è questa, oppure slash var, che è quest'altra, oppure se vuoi questa slash usr, eccetera, o persino montare dispositivi esterni in specifiche directory. In Linux il concetto di lettere di unità, come su Windows, non è necessario perché la struttura della directory offre un sistema di organizzazione più flessibile e scalabile. Ogni file e directory è identificato da un percorso all'interno della gerarchia a partire dalla radice slash. Questo approccio semplifica la gestione dei file e delle risorse e consente una maggiore flessibilità nel montaggio e nell'utilizzo di dispositivi di archiviazione. In sintesi, mentre Windows utilizza lettere di unità per identificare dispositivi di archiviazione separati, Linux si basa su una struttura gerarchica delle directory con una radice slash. Da lì parte tutto. Per organizzare tutti i file e le risorse, entrambi gli approcci hanno vantaggi e svantaggi e sono adatti a scopi diversi. Adesso facciamo una piccola panoramica delle varie cartelle. Allora, qui abbiamo la cartella bin, è la cartella dei file binari e delle applicazioni binarie. Poi abbiamo la cartella boot, che già dal nome ci dice che cos'è. È la cartella dei file necessari per avviare il sistema operativo. In altre parole, io cancello questa e il sistema operativo non parte più. Ecco, vi ho fatto un danno. Poi abbiamo cartella CD-ROM, questa non è più usata perché il CD-ROM non c'è più, ma è la cartella dove veniva montato il CD. Poi abbiamo la cartella dev. La cartella dev contiene i file dei dispositivi, quindi dei device. Poi abbiamo la cartella etc, che è la cartella con i file di configurazione del sistema e gli script d'avvio. Qui per esempio ci troviamo i file della scheda di rete o del monitor, insomma di tutti i device che sono dentro al nostro computer. Poi qui è la cartella home. La cartella home è la cartella che in Windows si identifica con users, che eccola qui, che ti faccio vedere. C, users, e qui ci sono i miei utenti. Questo è il mio utente Windows XXX, e mentre in Linux in questo caso si chiama home e dentro ho
la cartellina CrazyNet con la cartella desktop, documenti, download, music, picture, public, eccetera. Poi abbiamo la cartella lib, che è la cartella che ovviamente contiene le librerie, già anche il nome lib ti dice tutto. Lib e lib64 contengono le librerie e le librerie del sistema 64 bit. Poi abbiamo ancora un'altra cartella, per esempio media, è la cartella con i file di dispositivi removibili media come lettori DVD eccetera, che DVD non si usa più, comunque era la cartella che teneva questo. Poi questa MNT uguale, era la directory, o anzi è la directory dei file system montati esterni, quindi se io carico qui collego un hard drive esterno, io lo vedrò qui. Poi abbiamo la cartella OPT, che è la cartella delle applicazioni opzionali e dei software di terze parti. Poi abbiamo questa, PROC, che è la cartella dove sono contenute le informazioni sullo stato del sistema e i processi in esecuzione. Poi la cartella root è la home directory dell'utente root. L'utente root in Linux è la cartella dell'administrator per quanto riguarda per esempio Windows. Poi abbiamo la cartella run. La cartella run è stata introdotta da alcuni anni per sostituire la directory /var/run. Fornisce al sistema una posizione standard per archiviare alcuni dati volatili, che però non possono essere memorizzati nella cartella tmp temp, quindi nei file temporanei, perché altrimenti verrebbero eliminati. Poi abbiamo la cartella user, poi abbiamo la cartella usr, che è la cartella dei file, dei programmi, delle librerie, delle applicazioni degli utenti users. Quindi se io carico un programma con il mio nome utente CrazyNet, qui avrò tutto quello che ho caricato. Poi infine abbiamo la cartella var. La cartella var contiene dei dati e dei file variabili come i log e i database. In questa parte del video invece andremo ad analizzare e anche a provare i permessi sui file e sulle cartelle. Quindi io chiudo questo e apro il terminale, che è la cosa potentissima. Innanzitutto, quando te lo apri sei in modalità user, quindi vuol dire che non puoi fare niente, nel senso non puoi fare danni su file importanti della macchina, ma puoi solo cambiare, aprire o eliminare file che l'utente, in questo caso CrazyNet, ha creato. Allora andiamo a vedere la cosa più semplice, il comando pwd, che visualizza il percorso completo della directory corrente. Io sono nella directory home CrazyNet. Poi andiamo a vedere per esempio il comando ls, è come il comando dir per Windows, ti mostra le varie cartelle contenute dentro la directory CrazyNet, che è desktop, documenti, download, music, pictures, public, snap, templates and video. Semplice, no? Poi invece se io digito il comando ls-l mi dà l'elenco completo delle cartelle come abbiamo fatto sopra, ma in più mi dà anche altre informazioni, per esempio quando sono state create, poi dopo la cartella, quindi dove sono contenute in /CrazyNet, e i permessi. In questo caso, che è quello che ci interessa a noi, è questo, vedi? drwxr -xr e -x, che andremo a vedere. Come in Windows, per cambiare il percorso, per cambiare la cartella, basta scrivere c desktop. Attenzione, a differenza di Windows, in Linux le maiuscole contano, perché scrivere desktop o scrivere desktop non è la stessa cosa. Questo vale sia per le cartelle che per i file, tienilo sempre a mente, specialmente se ti approcci a questo mondo per la prima volta. Poi io voglio creare una nuova cartella. Per creare una nuova cartella basta fare mkdir, e te mi dirai, ma allora te ti potresti chiedere, ma come te li ricordi i comandi? Io me li ricordo perché mk sta per make directory, quindi crea una directory, e la chiamiamo per esempio test, ed eccola qui. Lui me la crea immediatamente. Chiaramente io la posso anche creare con il mouse, basta dirgli crea nuova folder, gli do il nome e questo è fatta. Però
La potenza di Linux è che si può usare tutto con il console, soprattutto ovviamente e specialmente negli ambienti server. Poi voglio creare un nuovo file con un nome specifico. Come lo chiamo? Come lo creo? Con il comando touck e chiamiamolo test.txt ed eccolo qui. Come vedi, lui non me l'ha messo nella cartella test. Perché? Perché io sono ancora dentro la directory desktop. Quindi a questo punto io voglio provare a copiare un file qui dalla mia cartella desktop, che si trova dentro la cartella home desktop, che eccolo qui, in documenti. Vediamo come si può fare. Innanzitutto controllo dove mi trovo e mi trovo nella radice slash. Quindi io devo andare nella mia cartellina home, minuscolo, home slash crazynet. Di qui, se io scrivo ls, vedrai che ho la cartella desktop, quindi cd desktop, ls, e vedi che ho il file test, che eccolo qui. Bene, a questo punto io scrivo con il comando cp, scrivo cp che sta per copy, test, poi slash home slash crazynet slash document. Forse ti è più chiaro se te lo faccio vedere così. Quindi piccoliamo questo slash home, fammi andare un attimo qua sotto la radice, qui sono la radice, quindi io gli ho detto slash home, cioè vai nella cartella home e la apri, poi dentro ci trovi la cartella crazynet, apri anche quella e copia tutto dentro documenti, che è questa. Perfetto. Adesso se io premo invio vedrai che magicamente appare il file copiato dentro documenti e ovviamente siccome è una copia l'ho anche qui sul desktop. Poi invece adesso io non è che lo voglio copiare, lo voglio spostare. Quindi cancello questo file. Sempre da qui io scrivo con il comando mv, cioè che sta per move. Quindi move test in slash home, net, document, ed è sparito dal desktop e è entrato qua. Poi facciamo finta, adesso sposto il file nuovamente qui, che io invece dalla console, sempre dalla console, voglio leggere cosa c'è in questo file test. Per esempio, io ora lo apro, facciamo open e ci scriviamo ciao net, arrivederci. Ok, salvo il file, chiudo, perfetto. Ecco, ora come si fa a leggere dentro a il file? Bene, usiamo il comando cat test e lui mi fa vedere qui sulla console il contenuto. Ora, dentro a Linux ci sono decine di diversi modi per aprire un file, poi di editarlo anche, puoi usare Nano, che è un editor di testo, puoi usare Vim, che è un altro editor di testo, eccetera, eccetera. Vim è quello più famoso. Però in questo caso io l'ho letto senza aprirlo. Quindi non lo volevo editare, io volevo solo leggere. Per visualizzare un file se è lungo invece, e quindi in modo scorrevole, basta scrivere il comando less test e premi invio e vedi, lui chiaramente ora mi dice end perché il testo non c'è niente, però se fosse più lungo io lo potrei scorrere tranquillamente e poi con Q io esco. Poi a questo punto un altro comando invece che ci potrebbe servire è appunto modificare il file. Come ho detto prima, nano vim, io scrivo nano, vediamo se ce lo dà, sì. Ok, esco fuori e faccio per esempio nano test, scusate, faccio nano test e lui me lo fa editare. Ciao ciao. Poi con exit, con Ctrl X, quindi vedi qui trovi tutti i comandi in basso, io lo premo e lui mi dice vuoi salvare la modifica? Sì, salvata. Stessa cosa con Vim. Vim è un altro editor di testo che in questo caso non è installato, ma guarda com'è semplice. Per esempio qui dice che non è installato e non lo trova. Io scrivo sudo, che è la modalità dell'amministratore, apt install vim. Lui mi chiederà la password, admin123,
Vuoi installare Vim? Sì. Diamogli un attimo. E ti installa il programma Vim, ed eccolo qua che è l'editor di testo.